Ciao a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi voglio parlarvi di qualcosa che molti di voi, ne sono sicuro, hanno vissuto almeno una volta. Avete studiato italiano per settimane, forse per mesi. Avete fatto gli esercizi, memorizzato le parole, guardato i video, ascoltato le canzoni. Eppure, quando provate a parlare, qualcosa non va. Le parole non escono. Il cervello si blocca. E voi vi chiedete, ma perché? Perché non mi sento ancora fluente? Oggi voglio condividere con voi la mia esperienza e quello che ho capito nel tempo su questo problema. Perché sì, anch'io ci sono passato. Non con l'italiano, ovviamente, ma con altre lingue. E ho imparato qualcosa di molto importante. Il problema non è la vostra intelligenza, non è la vostra memoria e non è nemmeno la lingua in sé. Il problema, nella maggior parte dei casi, è il modo in cui si studia. Lasciatemi raccontare una storia. Una storia che conosco bene, perché me l'hanno raccontata in tanti, in modi diversi, ma sempre con la stessa sensazione al fondo. Quella sensazione di essere bloccati, di non crescere abbastanza, di sentirsi scoraggiati nonostante tutto l'impegno. C'era una ragazza, si chiamava Marta. Marta aveva sempre sognato di parlare italiano. Amava la cultura italiana, amava il cibo, amava i film, amava tutto ciò che veniva da questo paese meraviglioso. Così un giorno decise di iniziare a studiare. Comprò un libro, scaricò delle applicazioni, si iscrisse a un corso online. Era entusiasta, motivata, determinata. I primi mesi andarono abbastanza bene. Imparò le parole di base, imparò i saluti, i numeri, i colori. Riusciva a presentarsi, a dire il suo nome, la sua età, da dove veniva. Sembrava tutto meraviglioso. Ma poi, col tempo, qualcosa cominciò a cambiare. Marta continuava a studiare, ma la sensazione di progresso si faceva sempre più lenta. Le parole nuove entravano, ma quelle vecchie uscivano. I verbi la confondevano. Le frasi lunghe la spaventavano. Un giorno, quasi per caso, Marta si trovò a parlare con una signora italiana in un mercato. La signora le sorrise e disse qualcosa di semplice, qualcosa come «Che bella giornata, vero?» E Marta si bloccò. Capì le parole, sì, ma non riuscì a rispondere. La mente si svuotò. Le labbra non si mossero. E quando la signora se ne andò, Marta rimase lì, immobile, con una sensazione orribile nello stomaco. Vi sentite come Marta? Avete mai vissuto una situazione simile? Avete capito qualcosa ma non siete riusciti a rispondere in tempo? Se è così, allora state ascoltando la storia giusta. Continuate ad ascoltare, perché quello che vi dirò potrebbe cambiare completamente il vostro approccio allo studio dell'italiano. La prima cosa che Marta capì e che molti studenti capiscono tardi è questa. Studiare una lingua e usare una lingua sono due cose completamente diverse. Potete sapere tutte le regole grammaticali del mondo, potete conoscere migliaia di parole, ma se non avete mai praticato a usarle in una conversazione, il vostro cervello semplicemente non è pronto a farlo in automatico. Pensateci un momento. Quando parlate nella vostra lingua madre non pensate alle regole. Non vi fermate a ricordare se il verbo va prima o dopo il soggetto. Non controllate mentalmente se l'accordo tra sostantivo e aggettivo è corretto. Lo fate e basta, in modo naturale, automatico, senza sforzo. Questo automatismo si chiama fluenza e si costruisce solo con la pratica, non con lo studio teorico. Marta aveva studiato tantissimo sulla carta, ma non aveva mai praticato abbastanza nella vita vera. E questa è la trappola in cui cadono la maggior parte degli studenti di lingue. Si sentono a loro agio con i libri, con gli esercizi, con le risposte scritte. Voi come studiate? Usate principalmente libri e app, oppure ascoltate anche podcast, conversazioni, storie come questa? Scrivetelo nei commenti. Mi piacerebbe molto sapere come vi approcciate allo studio dell'italiano. Ogni risposta mi aiuta a capire meglio cosa vi serve e mi aiuta a creare contenuti ancora più utili per voi. La seconda cosa che Marta scoprì fu ancora più sorprendente. Si rese conto che la maggior parte del tempo che passava a studiare era in realtà tempo passato a ripassare cose che già sapeva. Ripassava le stesse parole, faceva gli stessi esercizi, ascoltava le stesse spiegazioni.
e questo le dava una sensazione di sicurezza, di controllo, ma non la faceva crescere. Questo fenomeno ha un nome. Si chiama zona di comfort cognitiva. Il cervello ama fare cose che già sa fare perché richiede meno energia. Ed è per questo che molti studenti restano bloccati allo stesso livello per mesi, a volte per anni. Non perché siano pigri o incapaci, ma perché il loro metodo di studio li tiene sempre nella stessa zona sicura, senza mai spingerli verso cose nuove e difficili. La crescita avviene solo quando si esce dalla zona di comfort, quando si ascolta qualcosa che non si capisce del tutto, quando si prova a dire qualcosa che non si è mai detto prima, quando ci si espone a una situazione nuova, magari un po' scomoda, ma ricca di opportunità di apprendimento. Marta decise di cambiare approccio. Cominciò ad ascoltare podcast in italiano, anche quando non capiva tutto. Cominciò a guardare film italiani senza sottotitoli in inglese, solo con i sottotitoli in italiano. Cominciò a scrivere piccoli diari in italiano, anche con tanti errori, e cominciò lentamente a cercare persone con cui parlare. Le prime conversazioni erano difficili, faceva errori, si perdeva, a volte non trovava le parole, ma continuò. E con il tempo qualcosa di meraviglioso cominciò ad accadere. Le parole iniziarono a uscire più facilmente. Le frasi iniziarono a formarsi più in fretta. Il suo cervello iniziò ad adattarsi, a costruire quella rete neurale che rende la lingua automatica, naturale, fluente. C'è un altro aspetto molto importante che voglio condividere con voi oggi, e riguarda le aspettative. Molti studenti si scoraggiano perché si aspettano di essere fluenti in 6 mesi o in un anno. Vedono altre persone che sembrano imparare le lingue in modo velocissimo e si sentono lenti, incapaci. Ma la verità è che ogni persona impara in modo diverso, con tempi diversi, e la fluenza non arriva tutta insieme come un interruttore che si accende. Arriva gradualmente, in piccoli momenti. Un giorno capite una conversazione che prima sembrava impossibile. Un altro giorno riuscite a spiegare qualcosa senza dover cercare le parole. Un altro giorno ancora qualcuno vi dice «Ma parli bene l'italiano?» E in quel momento sentite che tutto lo sforzo è valso la pena. Marta mi ha scritto tempo fa. Dopo mesi di nuovo approccio mi ha detto una cosa che mi ha toccato molto. Mi ha detto «Stefano, ho capito che imparare una lingua non è come riempire un contenitore con dell'acqua. È più come far crescere una pianta. Bisogna darle acqua ogni giorno, un po' alla volta. Bisogna avere pazienza e bisogna credere che stia crescendo, anche quando non si vede ancora il fiore». Che bella immagine, vero? E quanta verità c'è in queste parole. Imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua è un processo organico, vivo, che richiede tempo, costanza e, soprattutto, la giusta mentalità. Voglio darvi qualche consiglio pratico che potete iniziare ad applicare già da oggi. Cose semplici, concrete, che possono fare una grande differenza nel vostro percorso di apprendimento. Il primo consiglio è questo. Ascoltate l'italiano ogni giorno, anche solo per 10 o 15 minuti. Non importa se non capite tutto. L'orecchio deve abituarsi ai suoni, al ritmo, all'intonazione della lingua. Podcast come questo sono perfetti per questo scopo. Ascoltate durante la colazione, durante il tragitto verso il lavoro, durante una passeggiata. L'input costante è fondamentale. Il secondo consiglio è: provate a pensare in italiano, anche solo per pochi minuti al giorno. Quando guardate un oggetto, pensate al suo nome italiano. Quando fate qualcosa, descrivete mentalmente quello che state facendo in italiano. Questo esercizio sembra piccolo, ma allena il cervello a usare la lingua in modo attivo, non solo passivo. Il terzo consiglio è: non abbiate paura degli errori. Gli errori sono parte del processo. Ogni errore è un'opportunità di imparare qualcosa di nuovo. Le persone che parlano le lingue meglio non sono quelle che fanno meno errori all'inizio, ma quelle che non si fermano davanti agli errori e continuano ad andare avanti. Il quarto consiglio è: cercate un contesto reale per usare l'italiano. Potrebbe essere un gruppo online, un tandem linguistico, un amico che studia italiano con voi o semplicemente scrivere commenti in italiano sotto i video italiani che guardate. Qualsiasi contesto reale è prezioso.
La lingua vive nell'uso, non nei libri. Il quinto consiglio, forse il più importante, è: siate costanti, più che intensi. 10 minuti ogni giorno valgono molto più di 2 ore una volta alla settimana. Il cervello impara le lingue meglio quando riceve stimoli regolari e frequenti. La costanza è il segreto che nessuno vi dice abbastanza chiaramente. Marta oggi parla italiano. Non perfettamente, non senza errori, ma liberamente. Riesce a fare conversazioni, a capire film, a leggere libri semplici. E soprattutto, non si blocca più. Quando qualcuno le parla, lei risponde. Magari lentamente, magari con qualche pausa, ma risponde. E quella sensazione, mi ha detto, è indescrivibile. È la sensazione di essere libera in una nuova lingua. E voi? Dove siete nel vostro percorso? Siete all'inizio, pieni di entusiasmo e curiosità, oppure siete in quel momento difficile di mezzo, dove sembra che i progressi siano lenti e la meta sembri ancora lontana? In entrambi i casi voglio dirvi una cosa importante. State andando bene. Ogni giorno che ascoltate, che leggete, che provate a parlare, state costruendo qualcosa. Anche quando non lo sentite, anche quando sembra che non stia succedendo nulla. Il cervello lavora, anche quando non lo sappiamo. Elabora, organizza, connette. E un giorno, spesso in modo inaspettato, tutto quello che avete imparato emerge in modo naturale. Quel giorno arriva, per tutti. Bisogna solo non smettere, prima che arrivi. Se questo episodio vi è stato utile, se vi ha fatto riflettere, se vi ha dato qualcosa su cui lavorare, vi chiedo di lasciare un commento qui sotto. Scrivete in italiano, anche se fate errori, anche se usate solo poche parole. Ditemi dove siete nel vostro percorso. Cosa trovate più difficile? Cosa vi piace di più dell'italiano? Ogni commento è un piccolo passo nella vostra pratica della lingua e io li leggo tutti con molto piacere. Se trovate utili questi episodi di Bravo Castitaliano, potete anche iscrivervi al canale per non perdere le prossime storie. Pubblichiamo regolarmente nuovi contenuti pensati apposta per chi vuole imparare l'italiano in modo... E se vi piace quello che fate qui, potete mettere un like al video. È un gesto piccolo, ma aiuta molto il canale a crescere e a raggiungere altre persone che stanno imparando l'italiano come voi. Prima di salutarvi, voglio dirvi un'ultima cosa. Imparare una lingua è un atto di coraggio. È aprire una porta verso un mondo nuovo, verso persone nuove, verso pensieri che esistono solo in quella lingua. È un regalo che fate a voi stessi, un regalo che dura tutta la vita. Non smettete di imparare, non smettete di ascoltare, non smettete di provare. L'italiano è una lingua bellissima, ricca di storia, di musica, di poesia, e ogni giorno che la studiate diventate un po' più parte di questo mondo meraviglioso. E questo, credetemi, vale ogni sforzo. È stato un piacere stare con voi oggi. Spero che le parole di questa storia vi abbiano accompagnato in modo piacevole e utile. Continuate così, un giorno alla volta, una parola alla volta, una storia alla volta. A presto su Bravocast Italiano. Ciao a tutti!